Il protagonista del nostro speciale di oggi è il professor Michele Geraci, professore di Practices in Economic Policies della Nottingham University a Ningbo. Un vero piacere averlo non collegato dalla Cina come nostro solito, ma averlo qui in studio con noi a Milano. Professore, grazie davvero di aver accettato il nostro invito. Professore, questo G7, il primo G7 in presenza, a proposito del fatto di averla oggi qui davanti alle telecamere di classe CNBC in carne e ossa, viene un po' subito ribattezzato come il G7 di tutti contro la Cina. Un Joe Biden che chiama a raccolta quelli che sono i suoi storici alleati, appunto i paesi del G7, e con, tra virgolette, un obiettivo comune: arginare la Cina. Si può fare? Come valuta questi primi passi di Joe Biden come presidente americano nei suoi rapporti con la Cina, e soprattutto lei che ne arriva proprio da pochi giorni? Qual è la situazione in Cina post pandemia? Allora, io penso tutti contro la Cina. Attenzione, ci sono al mondo 195 paesi e meno 7 sono 180, 188 circa, quindi il resto del mondo può anche pensarla in modo diverso. Noi dobbiamo anche tenere presente che il G7 è nato quando erano le 7 economie più grandi del mondo. Oggi i 7 paesi del G7 non sono più le 7 economie più grandi, proprio perché mancano la Cina e l'India. L'Italia non sarebbe parte dei primi 7. L'incidenza sul PIL mondiale è scesa dal 64% a poco più del 40% negli ultimi 10 anni, 20 anni, e quella di India e Cina è passata da quasi pochi punti percentuali a quel 20%. Quindi c'è uno shift evidente nei numeri verso l'Asia, non solo verso la Cina ma anche verso l'India e poi tutte le altre economie emergenti. Non voglio neanche iniziare a parlare dell'Africa. Quindi attenzione, noi 7 è giusto ed è una cosa positiva che finalmente ci si possa incontrare in Cornovaglia, che è un bellissimo posto tra l'altro, e ci si veda e si instaurino quei rapporti personali tra i leader. È giusto che si parli di problemi globali, però attenzione, a noi serve una Cina prospera. A noi serve un'Asia che va avanti, perché è uno sbocco per i nostri prodotti. Attenzione a non, come si dice, lo dico in termini poco tecnici, a buttarci la zappa sui piedi, perché va bene essere concorrenti, e noi lo siamo con la Francia, con la Germania e anche con gli amici americani. È giusto rinsaldare l'alleanza geopolitica atlantica, che penso non sia mai stata messa in dubbio né dall'Italia, nonostante quello che si è detto del nostro governo Conte 1. Noi siamo sempre stati saldamente atlantici, lo abbiamo detto a Washington, l'abbiamo ricordato ai nostri amici americani. Forse, diciamo, c'è stata una narrazione che ha marciato su questa idea, quindi è giusto rienfatizzarla. Fa bene il presidente Draghi a parlarne, però questa alleanza geopolitica non deve costare all'economia, perché noi abbiamo fatto meno 8,9 lo scorso anno, abbiamo tanti settori in difficoltà, li sapete voi benissimo, e quindi attenzione a non crearci nemici inutili. Noi possiamo essere atlantici come dobbiamo, europeisti come dobbiamo, anche in silenzio, senza necessariamente dirlo o accusare gli altri che sono quello a cui noi vendiamo 40 miliardi di prodotti del Made in Italy, altri in Corea, in Giappone, in Vietnam, perché attenzione, se noi ci dovessimo mettere contro un paese, facciamo contro la Cina, a traino avremmo difficoltà anche con gli altri paesi asiatici, perché la Cina lì è il paese dominante, e anche Giappone e Corea cominciano ad avere dubbi su conquistare. Quindi io sono molto contrario a dover imporre un state con noi o state con loro. Noi stiamo con l'Europa, stiamo con l'America, ovvio, dal punto di vista geopolitico, ma vogliamo fare con la Cina e con il resto dell'Asia quello che vuole fare l'America stessa, cioè vendere più dei nostri prodotti. E allora, professore, appunto il discorso è economico, anche perché ovviamente siamo una televisione economico-finanziaria. Lei che vive per molti mesi in Cina, la situazione post pandemia, lei nei suoi precedenti collegamenti ci aveva detto le mascherine sono utilizzate nei negozi, ma già in alcuni casi, in alcune città non vengono neanche più utilizzate. Abbiamo visto la gente riprendere a fare una vita normale. Lei adesso ha anche un po' il confronto con un'Italia che sta già tornando praticamente in zona bianca, quindi è già molto diversa anche da soli pochi mesi fa. La situazione in Cina, la pandemia è solo un ricordo, sapendo che qui si dà un grande merito a questo ritorno anche in zona
zona bianca la campagna vaccinale, che in Cina invece è decisamente più indietro rispetto a Europa e Stati Uniti. Esattamente, il vaccino in Cina è usato pochissimo. Questo per due motivi: uno, perché l'efficacia del vaccino cinese non è forse altissima come gli altri, e poi appunto non c'è la necessità di vaccinarsi perché il virus non è diffuso nella popolazione, così come è invece in altri paesi. Quindi attenzione, il tasso basso di vaccinazione è un po' una misura non del fallimento ma del successo della Cina, che non ha bisogno del vaccino per risolvere il problema. Lei mi ha chiesto com'è la situazione. Io l'anno scorso, nel 2020, sono andato a Wuhan, dove c'è, credo ne abbiamo parlato qui, il museo del virus. Quindi nell'immaginario della popolazione cinese il virus è una cosa che oggi vive all'interno dei musei, e ci sono le scolaresche in fila che visitano come la Cina è riuscita ad arginare e poi a sconfiggere il virus. Sarà pure una questione di propaganda, chiamiamola così, di soft power, che ovviamente il governo fa nei confronti dei propri cittadini per ovviamente avere quei consensi interni. Diciamo la verità, lo facciamo tutti, no? Usiamo spesso politica internazionale per avere consensi, il governo lì non ha bisogno dei voti, lo fa per una questione proprio di immagine, di rafforzare, però il virus lì non c'è. Io vivo tranquillamente, insegniamo all'università, si gira, si viaggia con le app, con il tracciamento. Ci sono stati dei casi a Shanghai. Le dico questo aneddoto: a me mi hanno telefonato perché 5 giorni prima ero stato nel taxi nello stesso taxi che aveva preso una persona che poi è risultata contagiata. Quindi loro fanno questo tracciamento a incrocio nelle 2 settimane precedenti, e vedere in quali, se si è stato a una distanza inferiore ai 2 metri con una persona che poi si è rivelata contagiata. E quindi hanno fatto il tracciamento di tutte le persone che erano state in quei taxi e in tutti i posti dove questa persona, che poi non era neanche grave, si era recata. Quindi l'uso della tecnologia è molto molto esteso. È estremamente interessante, poi ci porterebbe lontano anche la questione però di privacy, perché se lei non volesse far sapere che era in quel taxi la situazione diventa poi più complicata. È vero, ma lo sanno già. Esatto. Tanto vale che lo usano anche per proteggere me e i miei amici familiari. Quindi il discorso di privacy è giusto che ci sia questa linea, però attenzione a non cadere nell'errore di aver perso la privacy senza rendercene conto. Anche senza andare in Cina, ma anche qui Facebook o Google, lo sappiamo benissimo, almeno usiamola la tecnologia per quando serve. Assolutamente sì. Professore, allora abbiamo detto che in Cina, ci sembra di capire, lei ci ha appena detto, il virus appartiene ai musei, beati loro, da noi invece stiamo fronteggiando in tutta Europa solo adesso le prospettive di una ripresa. Lo ha detto anche nelle ultime ore la numero 1 della Banca Centrale Europea, ci si aspetta una forte ripresa nella seconda metà di questo 2021, e sono arrivate proprio in queste ore la revisione al rialzo delle stime da parte di Banca d'Italia, che prevede per il PIL nel 2021 un più 4,9 più 5%. Ormai ci stiamo allineando a questo 5%, che è sicuramente importante per il nostro Paese. Professore, siamo troppo ottimisti secondo lei? Come vede, visto soprattutto che ha giustificato la Banca d'Italia questa revisione grazie al PNRR, e proprio in queste ore arriva la notizia che già martedì dovrebbe arrivare il via libera ai primi 5 piani, ma l'Italia non dovrebbe essere tra i primi 5, ma comunque abbiamo presentato, e sembra ormai scontato, il via libera da parte di Bruxelles. Professor Geraci. Allora, c'è un effetto, diciamo, quasi matematico, cioè se si spende X, il PIL sale di X, almeno quello nominale, quindi con l'inflazione bassa diamo per buono che il PIL nominale è quasi il PIL reale, con i problemi che abbiamo sulla parte dell'offerta. Quindi è chiaro che se noi abbiamo i 209 miliardi spalmati in 7 anni e ne spendiamo, non so, 20-30, è chiaro che quei 30 sono 2 punti di PIL più o meno, e questo è quasi matematico. E poi quindi anche questo numero quasi del 5%, attenzione, abbiamo fatto noi meno 8,9 lo scorso anno, un più 5 su una base ovviamente più bassa, sulla base di 91, quindi conta un po' meno. Questo cosa significa? Che l'anno prossimo sarà forse del 3, poi del 2, e poi torniamo alla vita normale dello 0, quindi noi praticamente abbiamo perso 10 anni di PIL, i 20 li abbiamo già persi dal 2000 al 2020, adesso ci avviamo verso il 2028-2029, queste sono le mie stime, per ritornare a livelli un po' per virus. E lo vediamo anche nei numeri, per esempio, dell'export, che è salito del 4%, che è in linea con questo PIL, ma attenzione, in Cina è cresciuto del 18%.
Cioè il rimbalzo del primo trimestre deve appunto essere un rimbalzo, se no è un, come dire, un cercare di inseguire e ci vorranno degli anni. Attenzione, poi un'altra cosa tecnica, all'interno di questo PIL c'è anche un discorso di come viene distribuito. Perché non è uniforme, ci sono dei settori che sono in gravissime difficoltà e questo quando succede che la società un po' ad elastico si sgretola, la media perde un attimino di significato perché non è sufficiente a, come dire, a far galleggiare tutte le barche di tutti i settori. Noi abbiamo dei grandi problemi sul turismo, anche sull'export, attenzione che dobbiamo, per questo dicevamo prima, dobbiamo stare attenti a non inimicarci chi compra i nostri prodotti, perché è importante che tutti possano beneficiare di questa crescita. Professore, lei ha citato il turismo, uno dei settori, anche quando è stato sottosegretario nel governo Conte I, su cui si è particolarmente concentrato. Ecco, a proposito, anche un po' per continuare a seguire il filo logico della nostra chiacchierata, dicevamo della campagna vaccinale, si parla molto del Green Pass, della possibilità proprio per i turisti che si sono vaccinati venire nel nostro paese, sappiamo quanto è importante. Dall'altro la Cina in effetti evidentemente fa una scelta invece più autarchica, avendo, immagino, un numero sufficiente, diciamo, di persone che possono visitarla, perché nel momento in cui il vaccino non è così diffuso, sì, immagino che chiederanno il vaccino agli stranieri che entreranno. Ma soprattutto, quali sono le prospettive per il nostro turismo, che sicuramente è uno dei settori che maggiormente sta risentendo proprio degli effetti pandemia? E che vale il 15% del PIL tra turismo diretto e indotto, 98 più il resto di intorno a 240 miliardi. Quindi una cosa importante. Allora, il turismo ha una componente anche di acquisti, per esempio, dei turisti del nostro Made in Italy. Pensiamo al lusso, quando le persone vanno a Milano, a Roma a fare acquisti, e anche quello è in grave difficoltà. Noi esportiamo molto sul lusso e questo è in grave difficoltà rispetto a quello, anche paragonando anche a quello che abbiamo le difficoltà sugli hotel, sui ristoranti. Sono tornato appunto da poco e vedo una città dove abito io a Roma fondamentalmente vuota rispetto a quello che dovrebbe essere l'affluenza di giugno. E attenzione, anche qui c'è una non linearità, perché le prenotazioni, specialmente dei tour, specialmente dei turisti facoltosi, America e Asia, non sono tutte un po' last minute, quindi se noi non riusciamo a ripartire sul turismo immediatamente rischiamo di perdere la stagione estiva, che ormai è in difficoltà. Non voglio essere nei panni del neo ministro Garavaglia, perché è veramente una patata bollente e difficile, perché su quello va a traino tutto il resto del Made in Italy. Quindi, e poi dobbiamo anche un po' darci diciamo, delle riforme sul modo di accoglienza dei turisti. Allora, noi dobbiamo ripulire le città, dobbiamo rendere la vita facile per i turisti con anche qui pagamenti elettronici dove è possibile, dando la scelta, non l'obbligo, quindi non parlo assolutamente di eliminazione del contante, ma chi vuole paga con la carta o con sistemi di pagamento elettronici, chi vuole paga col contante. Mi consenta, in treno sul Frecciarossa il caffè si paga solo con le monete. Certo. Ora, non è possibile che su 3 ore di Frecciarossa, non avendo il bar aperto, un turista, ma anche noi, non avendo spiccioli, non possiamo comprare il caffè nell'acqua. Quindi uno per 3 ore non può bere. Allora questo è inaccettabile in un mondo dove non abbiamo, attenzione, noi neanche una linea aerea. Anche qui io sull'Alitalia sono preoccupatissimo, perché non avendo una linea di bandiera, e non voglio fare il dirigista, però gli altri lo sono. E quindi noi dobbiamo, al di là delle nostre desiderate di fare gestire tutto al mercato, le altre economie, non soltanto quelle asiatiche, ma anche quelle noi vicine, come la Francia, sono molto più dirigiste, con uno Stato ben presente. Cioè la Francia c'ha Air France, c'ha il Sofitel, c'ha il Carrefour, c'ha gli Airbus, ed è chiaro che tutto questo crea un sistema. Ora, io mi preoccupo veramente se noi dovessimo rinunciare a una Alitalia che vada a Boston, a New York, a Los Angeles, a Tokyo, a Seoul e a Shanghai a prendere i turisti. Perché cosa succederà? Che dovranno prendere altre linee aeree europee, so benissimo come faranno, sarà un volo su Francoforte che arriverà la sera, non ci sarà più la connessione per Roma, un giorno in più in Germania o a Parigi,
un giorno in meno a Roma e poi pian piano ci si abitua e questo può creare dei cambiamenti strutturali nell'immaginario dei turisti che poi diranno beh vabbè insomma la Germania non è così poi peggio di Roma e questo creerà, questo si sottrae non solo quel giorno ma poi tornano e intanto la spesa diminuisce, certo. Anche loro si stanno attrezzando su duty free, ovviamente ci fanno concorrenza e attenzione col Brexit Londra avrà una tassazione del duty free molto più conveniente per i turisti. Quindi molti problemi, però è anche interessante perché vuol dire ci sono molte soluzioni possibili, bisogna però farle. Allora, questa è appunto la patata bollente che questa il ministro Garavaglia esatto. deve necessariamente diciamo, affrontare. Professore, grazie davvero per la sua presenza qui oggi nei nostri studi. Sono con Michele Geraci, ricordo, professore di Practices in Economic Policies della Nottingham University a Ningbo. Grazie davvero professore. Grazie, buongiorno. È tutto per il nostro speciale di oggi.